Iniziamo la conferenza post gara con mister Michele Mignani. Prego, per domande. Mister, è un periodo, un momento, soprattutto in casa, dove purtroppo gira male l'equazione. A ogni tiro preso, concesso prendete gol, però quando voi portate il giocatore davanti al portiere si sbaglia sempre, si sbagliano gol veramente clamorosi. Poi magari parliamo naturalmente della partita, però è chiaro che la differenza oggi nei numeri è inizialmente soprattutto questa, cioè la Reggiana tira 2 volte in porta, fa 2 gol e voi siete mancati lì. È così, poi alla fine quello che conta è fare un gol più degli altri e oggi noi ne abbiamo presi 2, ne abbiamo fatto 1 e secondo me non siamo stati bravi nelle letture dei 2 gol presi, però la squadra ha proposto, ha creato, ha dato ritmo alla partita, in parte nel primo tempo, molto nel secondo e non si è riusciti a riprenderla. Credo che un pareggio, almeno un pareggio la squadra lo meritasse, però è un periodo oggi è andata così e bisogna come sempre leggere quello che si è fatto bene, leggere quello che si è fatto male, qualche errore l'abbiamo commesso, l'abbiamo pagato caro, però abbiamo fatto anche tante cose secondo me fatte giuste. I ragazzi sono arrivati al 90° in 10 contro 11, comunque spingendo ancora, c'è grande dispiacere perché volevamo riscattarci dalla sconfitta ai Frosinone, però è andata così e voltiamo pagina. Buonasera mister, se dovessi fare un bilancio di queste 3 partite giocate in 7 giorni, quale sarebbe? Abbiamo giocato partita in casa con Palermo contro una una squadra che stava in forma, una delle candidate a vincere il campionato, l'abbiamo affrontata alla pari, poi siamo stati a Frosinone, in 10 minuti abbiamo buttato all'aria una partita, anche se il primo tempo non lo potevamo fare meglio e oggi secondo me le partite sono così, per cui faccio il bilancio dove penso che alla fine di un campionato una squadra raccolga quello che merita, queste 2 partite abbiamo raccolto probabilmente quello che meritavamo. Sono convinto che dobbiamo alzare la testa, andare a casa sicuri di aver dato quello che, facendo degli errori, dato il massimo di quello che potevamo dare e prepariamo la prossima. Hai provato a cambiare un po' di cose davanti, mantenendo Blesa che è il giocatore che si muove di più e forse aiuta a muoversi meglio anche gli altri. È chiaro che vediamo dei giocatori un po' frastornati, condizionati dagli errori, perché quello di Olivieri oggettivamente è tremendo, no? Non è anche in quel momento. Ecco, capisco che sia difficile allenare quelle situazioni, però... Io penso che abbiamo creato occasioni, la squadra ha creato occasioni, credo che abbia creato più occasioni della Reggiana, questo è il dato che più mi interessa, poi il gesto tecnico non si può discutere, abbiamo calciato in porta con Cristian un paio di volte, nell'occasione del secondo tempo sulla respinta di Cristian è arrivato Berti e Bastoni non era in fuorigioco, quindi se fosse stato gol l'avrebbero convalidato, siamo andati al tiro con Blesa, siamo andati al tiro con Olivieri, quindi siamo andati al tiro con Bastoni, a volte calci una palla male, prende lo stinco di un avversario e va nell'angolo, a volte calci tante volte e non riesce a far gol, poi è demerito nostro, è normale che sia demerito nostro, ce lo prendiamo, cercheremo di lavorare, però la cosa che secondo me oggi è indiscutibile è che la squadra ha creato occasioni, non ultima il colpo di testa di Zaro alla fine, in inferiorità numerica, quindi la squadra ha reagito e ha provato in tutti i modi a riprendere la partita. Che cosa è successo invece in occasione dell'espulsione di Bastoni? Secondo me sono situazioni di campo dove forse si può dire una parola in più, ma per come conosco io il ragazzo non si è mai permesso mai di dire qualcosa, quindi io onestamente non vorrei commentare quelle situazioni, anche se oggi l'arbitraggio è sotto gli occhi di tutti. Posso chiedere in che senso? Cioè la condotta intendi, penso, no? Come è stata gestita la partita, per cui ognuno trarrà le sue considerazioni. Io penso che
gli arbitri siano persone che possano sbagliare, che possano fare bene, che ci sono delle situazioni che si possono gestire in un modo e altre in un altro. Ognuno ha gli occhi per vedere e per giudicare, non sta a me parlare dell'arbitro, perché poi diventa un alibi. Avete altre domande? Grazie a tutti. Grazie, buonasera.